Mercedes-Benz C63 AMG S e-Performance, una delle vetture più complesse non solo nel nome ma anche nella tecnologia che oggi vi racconterò e proveremo su strada. Iniziamo intanto a vedere le differenze contro una normale C-Station Wagon che abbiamo al nostro fianco. Questa vettura è molto più lunga, circa 83 mm rispetto alla versione base, non a un AMG Line come in questo caso, e 76 di larghezza. Proporzioni cambiano questa volta in maniera importante perché per ospitare una tecnologia che abbiamo detto essere davvero complicata. Andiamo però nel dettaglio a scoprire dal punto di vista dell'estetica e del design questa vettura. La mascherina ben conosciuta AMG che riprende la Panamericana e questo estrattore d'aria sul cofano che è un po' una novità su questa vettura. Per arrivare poi alla tecnica andiamo sulle cose più semplici. Asse posteriore strazzante, ne abbiamo già parlato, presente quasi su tutte le ultime AMG, dà una grande mano a aumentare la maneggevolezza per una vettura che pesa comunque 2111 kg. Ultima chicca a livello estetico, per la prima volta la stella Mercedes è sostituita dal logo AMG a Falterbach, qua proprio sul cofano motore. Ma adesso andiamo nel dettaglio a parlare di tecnica, la parte più importante, più complicata, più affascinante di questa vettura. E iniziamo dal motore, 2 litri, il termico 2 litri turbo twin scroll da ben 476 cavalli. Sì, avete sentito bene, 238 cavalli litro. Impressionante per questo straordinario 2 litri Mercedes, già conosciuto sull'A45S nella versione da 421 cavalli, ma questo ancora più evoluto, ancora più pompato, ancora più prestazionale, con una turbina questa volta che funziona non solo con i gas di scarico, ma con un aiutino elettrico come già visto sull'SL43 ad esempio, ma con molti più cavalli. Ma non è il capolavoro ingegneristico di questo motore l'unica chicca di questa macchina. Andiamo a capire come funziona la unità ibrida per arrivare a 1020 Nm di coppia e 680 cavalli. Notate qua poi la barra antirolio anteriore. L'unità termica è abbinata poi a una drive unit elettrica. Eccola qua, messa sull'asse posteriore, un motore elettrico a 2 velocità, la seconda oltre 140 km/h, che arriva a 204 cavalli, scaricati appunto sull'asse posteriore, insieme a un differenziale autobloccante sempre al posteriore a controllo elettronico. In realtà non è proprio corretto che siano scaricato solo sull'asse posteriore, perché la trazione è un integrale 4MATIC, diciamo meccanica come derivazione, e permette di essere variabile in ogni istante. Questo significa che quando ci sarà un'eccedenza di coppia sull'asse posteriore e potenzia, questa verrà scaricata all'asse anteriore attraverso la trazione 4MATIC, quindi anche l'energia del motore elettrico può finire in parte sull'anteriore della vettura, contribuendo a migliorare la trazione di questa 4MATIC, 4 ruote motrici. Cerchiamo però di capire anche dov'è la batteria e il suo posizionamento e le sue caratteristiche. È una batteria agli ioni di litio da 6,1 kW. Non nasce per aumentare la durata, non nasce per far girare questa vettura solo in elettrico, anche se qualche chilometro può farlo. Nasce per incrementare la performance come concetto e essere velocemente ricaricabile. 6,1 kW e solo 89 kg messi appunto sull'asse posteriore della vettura. Tra l'altro anche lei è una batteria AMG High Performance AMG creata dal reparto corse come le batterie delle vetture da competizione, perché è raffreddata in una maniera particolare con un liquido rifrigerante high-tech che agisce direttamente sulle celle appunto della batteria in modo da garantire un massimo raffreddamento e una massima capacità di ricarica. Davvero altissima tecnologia su questa vettura. Ultime particolarità: il cambio è un 9 rapporti, quindi non è quello dell'AMG A45S, è totalmente un altro cambio. Soprattutto il motore elettrico raggiunge il massimo di 204 cavalli solo con la funzione kick down, schiacciando al massimo il pedale dell'acceleratore come avveniva per scalare sulle Mercedes automatiche di qualche anno fa. Solo così si ha la massima potenza, altrimenti c'è una gestione della potenza in funzione dell'impostazione tra Sport, Sport Plus o Race del manettino. Oltretutto particolarissima è la funzione Track Race, che è appunto relativa a questa funzione kick down di boost. In particolare in alcuni circuiti disponibili, caricati o altri che si possono scaricare, i principali, la funzione Track Race permette di entrare in pista e il sistema automaticamente con la telemetria ci dice quale punto del circuito usare il boost per massimizzare la potenza, il tempo sul giro, ma al contempo salvaguardare la batteria. Pensate il livello tecnologico con questa funzione della C63 AMG S e-Performance. Adesso però è arrivato il momento di provarla in pista.
Allora, iniziamo dalla modalità track pace per andare in drag race. Siamo già dentro, in questo sistema mi misuro lo 0 a 100, molto semplice, piede sinistro sul freno, tutto giù il gas, race start avvio, mollo il piede del freno e lei fa tutto da solo. Scopriamo quanto abbiamo fatto di 0 a 100. 3 secondi e 95, quindi siamo circa un po' più di 7-8 decimi più lenti, ma è normale viste le condizioni. AMG C63 e-Performance esattamente sul bagnato. Scopriamo come va questa vettura. Non sono le condizioni ideali. Il primo nemico del bagnato, oltre alla gommatura generosa, le 4S fanno il possibile per contenere l'esuberanza del motore, è assolutamente il peso, e questa vettura, essendo ibrida, è leggermente più pesante di un'analoga termica, quindi oggi non darà il massimo. Trazione, come vedete il motore elettrico si lavora, non full gas in quella curva, lavora sul posteriore, ma il 4MATIC mi permette di rimettere parte di quella trazione all'anteriore, così vedete riesco anche in questi traversoni. La vettura non è semplicissima perché bisogna intuire qual è il confine del motore termico e qual è quello del motore elettrico. In realtà poi, prendendoci la mano, è piuttosto facile. Mercedes ha fatto un lavoro incredibile nella ridistribuzione della trazione. Se sentite questo rumore, sono gli pneumatici, c'è un po' di sottosterzo, ma la pista è gommata e ovviamente con questa pioggia non si riesce a fare molto di più dal punto di vista del tempo sul giro e delle performance. Però capiamo bene come funziona la trazione integrale 4MATIC, che è sì una posteriore, ma in parte lavora anche, guardiamo qua, proviamo un pendolino. Lavora anche, dicevo, in parte sull'anteriore, sia con la termica sia addirittura ridistribuendo la trazione elettrica. Il giro non è veloce ovviamente. Per utilizzare tutto il gas faccio così, cioè kick down, tutto giù il pedale, e ho il massimo anche dal punto di vista del motore termico ed elettrico. Qui esco di traverso, l'equilibrio è un po' più difficile rispetto a una vettura tradizionalmente endotermica perché devo capire e calibrare l'intervento dei due motori. La pista oltretutto è scivolosissima oggi. Combatto tra sovrasterzo e sottosterzo, però riusciamo ben a comprendere come lavora questa Mercedes, che devo dire è impressionante nella spinta. Quando entra il motore elettrico è veramente un calcio nel sedere impressionante e la vettura non si riesce quasi a contenere sul bagnato. Difficile anche pendolare, ma ce la facciamo in qualche modo. Ed eccoci qua alla fine di questo giro, di questi giri veloci e di queste danze sotto la pioggia con la C63 AMG SI Performance. Devo dire, la macchina avrei voluto provare sull'asciutto per comprendere appieno il tempo sul giro e le prestazioni. Qui in queste condizioni ho potuto solo comprendere quella che è la trazione e la spinta enorme del propulsore abbinato alle due unità termica ed elettrica, e soprattutto quanto è stato buono il lavoro dell'ingegnere Mercedes nel riuscire ad abbinare un motore posteriore che lavora prevalentemente sulla trazione posteriore a un motore endotermico che lavora sulle 4 ruote, e a spostare l'esubero di coppia dalle ruote posteriori così velocemente, anche quella elettrica, all'asse anteriore, grazie a questa trazione integrale 4MATIC continuamente variabile che sposta appunto coppia e potenza intorno agli assi. Davvero un grande lavoro di ingegneria. Il peso c'è, si sente sul bagnato anche di più, quindi è per questo che vorrei capire sull'asciutto quali sono le reali differenze con la concorrenza.